Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Luz de Maria. 13 febbraio 2013. Popolo mio, amato popolo mio, ti benedico. In questi istanti, in cui l'umanità si dibatte tra ansia e perplessità, giungo di fronte a voi come Re d'amore e Signore di tutto il creato, del tempo e del non tempo. Vengo con la mia parola d'amore per chiedere al mio popolo tranquillità, fede, obbedienza e pazienza. Voi sapete che la mia giustizia si compie. Sapete anche che il peccato di questa generazione ha superato ogni limite. Proprio per questo ho dovuto accelerare i tempi, poiché, ora che il mio amato e fedele vicario ha lasciato il Vaticano, è iniziata una nuova tappa che porterà al compimento di tutte le profezie, che voi ben conoscete, entro la fine di questa era. Vi esorto a restare uniti affinché, fianco a fianco, possiate superare le non facili prove, che vi attendono. Le conoscete già, ma conoscerle e viverle non è la stessa cosa. Verrà un tempo in cui l'impostore del seggio di Pietro siederà sul mio trono qui, sulla terra, nella mia chiesa corpo mistico, sarai scosso tremendamente. La confusione si impossesserà di molti dei miei figli, quelli che non possiedono una fede chiara, forte e temperata dall'obbedienza. Gli attacchi non cesseranno. In questo momento l'istituzione della mia chiesa è alla deriva, come una nave quando il mare è in tempesta. Le acque si agitano, le diverse fazioni iniziano i loro compromessi, ma io, che decido ciò che avviene in cielo e in terra, prenderò le redini di tutta la mia chiesa. Non fate affidamento sull'annuncio del rafforzamento dell'economia, non fidatevi delle alleanze e dei compromessi, perché non sono altro che apparenze e, da un giorno all'altro, l'umanità potrebbe ritrovarsi priva di ogni controllo sui suoi beni materiali. Si udiranno forti lamenti quando l'uomo, costretto dalla fame, supererà ogni limite e i suoi istinti lo indurranno a ignorare ogni forma di umanità. La carestia può abbattersi sull'umanità da un momento all'altro, i mari in tempesta sommergeranno le coste e la devastazione farà spargere molte lacrime alle mie creature. Anche se mi avete offeso oltre misura, il mio amore vi ha perdonato e oggi non è la mia giustizia, ma quella degli elementi a gravare sull'uomo, affinché sia castigato con forza e si penta di ciò che ha fatto nel corso di questi istanti. La mia Chiesa passerà attraverso il crogiolo del martirio a causa dell'Anticristo. Popolo fedele e amatissimo, ti esorto a mantenere una fede retta, a non allontanarti dai miei insegnamenti e a non permettere la corruzione della celebrazione eucaristica. All'inizio del periodo quaresimale, vengo ad annunciare al mio popolo, che il mio dolore in questa quaresima non assomiglia a nessun altro provato prima. Il mio dolore è il dolore dei miei figli, che sopporteranno con me gli attacchi e le sofferenze in tutte le loro forme. Vi esorto a essere prudenti, a cercare il silenzio interiore, a operare un profondo esame di coscienza. È un invito rivolto soprattutto a coloro cui, in questi istanti, ho affidato missioni importanti, che daranno i loro frutti durante la tribolazione della mia Chiesa. A essi ordino di rimanere fedeli, poiché altrimenti non riusciranno ad arrivare fino a me. L'uomo è libero e, quando gli affido una missione, egli può rispettarla, accettarla oppure rifiutarla a sua discrezione, ma coloro che designo per le missioni importanti, come accadrà per questi istanti futuri, sono stati predestinati ancor prima dell'inizio della creazione, affinché siano forti e in grado di ignorare le distrazioni umane, accogliendomi, perché il compimento della mia parola e delle missioni assegnate saranno la luce. Il faro, che guida la mia Chiesa rimanente. A voi, miei missionari di amore, che rispettate la mia volontà, affido la mia Chiesa rimanente, affinché non si disgreghi ulteriormente quando si troverà a dover affrontare la purificazione. Le calamità affliggeranno duramente l'umanità a causa della malvagità, della trasgressione, della perversità e dell'ignoranza di chi, grazie al potere di cui dispone, causerà danno a tutta l'umanità, utilizzando armi potenti con cui distruggerà milioni di miei figli. Preparati, popolo mio, perché condividerai la mia croce e, insieme, saremo una cosa sola, ma se rimarrai fedele alla mia croce, raggiungerai la gloria. Nessuno è lontano dal mio amore e dal mio perdono, chiunque mi chiami e sia disposto a cambiare per me, troverà la mia mano destra tesa ad accoglierlo. Lo stolto, pur sapendo che lo attendono la gioia e la vita eterna, proseguirà per la sua strada con ostinazione, per orgoglio.
L'orgoglioso condividerà il dolore di vedersi separato da me per sua stessa volontà. Non isolatevi, perché chi si isola cederà la sua anima al demonio. Popolo mio, amato popolo mio, prega per l'istituzione della mia Chiesa, affinché il mio Spirito Santo eserciti con chiarezza e potere la mia volontà, impedendo ad altre volontà di prevalere. Pregate per il Brasile, sarà colpito violentemente. Prega, popolo mio, prega per il Pakistan, prega popolo mio. Pregate per il Cile, soffrirà. Pregate per coloro cui ho affidato delle missioni. Pregate per le anime che si offrono come martiri nella solitudine. Per le sofferenze che incombono sull'umanità. Pregate, pregate per una missione molto speciale che ho affidato a 2 creature umane, affinché assistano la mia Chiesa nei momenti di grande tribolazione, affinché comprendano appieno l'importanza e il significato di questa missione. Amato popolo mio, vi benedico oggi con il mio amore. Oggi apro il mio cuore all'inizio di questa Quaresima, in modo che non sia un periodo qualunque, bensì una Quaresima speciale in cui la dedizione, l'obbedienza e la generosità siano il simbolo del dono di ognuno di voi al Signore. Oggi apro il mio cuore all'inizio di questa Quaresima perché tutti coloro che si pentono possano penetrare in Lui. Non ho mai negato la mia misericordia all'umanità, ma essa, invece di cercare la mia misericordia, trema e consente al timore e alla paura di coglierla per ignoranza e mancanza di fede. Con ciò, non intendo sminuire l'importanza degli eventi che accompagnano oggi la mia amata Chiesa. Predicate, voi che mi conoscete, siate forti, perché vi custodisco all'interno del mio cuore e non vi abbandonerò mai. Vi benedico con il mio amore, vi benedico con il mio sangue, vi benedico con la mia croce, vi benedico con la mia risurrezione. Amato popolo mio, mantieni salda la tua fede, io resto al tuo fianco. Miei amati, benedico la vostra mente, il vostro cuore, il vostro udito, la vostra bocca, gli occhi, le mani e i piedi. Siate espressione attiva della mia parola. Il vostro Gesù,